Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei inaugurare l'anno nuovo, come da tradizione, con una nuova reaction. E come gli anni scorsi ritornerò un po' alle origini e analizzerò Dimash, che è un po' l'artista da cui ho cominciato proprio a fare reaction su questo canale. Vi ringrazio come sempre per tutti i commenti che mi lasciate. Oggi ascolterò e analizzerò Fire, che è una canzone che non è mai stata pubblicata in studio, ma è stata solo proposta live durante i concerti di Dimash. Quindi si trovano solo fan cam, infatti ascolterò proprio una di queste versioni. Prima di iniziare vi chiedo solo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ho anche attivato un Patreon per le lezioni di canto. Tra l'altro in questi giorni ho attivato un giveaway proprio per questo corso di canto. Se seguite le istruzioni che trovate in descrizione avrete la possibilità di vincere un mese di abbonamento gratuito al mio corso. Ora ascolterò tutta la canzone senza mai interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Andiamo ad ascoltare Fire. But careful. There's a side to me I haven't shown that's worthy. Cause there's a fire that you haven't felt that's burning inside me. Desire. I've nothing left to hide inside you.
Figo, wow, ok. Molto bello questo brano, bello, mi è piaciuto molto, vi ripeto, non l'avevo mai ascoltato prima, però, o meglio, non l'avevo mai ascoltato per intero perché avevo sentito qualche spezzone e un pochettino prima di guardare questo video, vi dirò la verità, sono andato a spulciare un po' per capire qual era la versione migliore per fare questa reaction. Chiaramente, essendo delle fan cam, non ha una grande qualità audio la ripresa. Questa era quella che sia a livello audio sia a livello visivo era quella che mi era piaciuta di più. Trovate il video originale qui sotto in descrizione. Ho visto numerosi dibattiti sui social, nei vari gruppi di fan di Dimash, sulla fantomatica questione del playback. Dimash è in playback oppure no? Allora, vi dirò la mia, però ve la dico dopo. Prima andiamo a analizzare un po' la canzone e poi vi dirò la mia sulla questione playback e vi dirò se qui è in playback oppure no. Allora, iniziamo da capo. This is tight to me, I haven't shown this worthy. Cause there's a fire that you haven't felt that's burning inside me. Desire, I've nothing left to hide, it's time to breathe. This curtain for so for eyes, but I've asked them that I really Ok, già questa parte iniziale è veramente interessante, mi piace molto il sound che inizia soft, quasi un po' onirico, un po' etereo, un po' surreale, con questo sound particolare, però tranquillo, diciamo, che dopo, nella parte successiva, esplode anche con queste chitarre distorte, mentre qua all'inizio è un po' più contenuto, diciamo, come mood. E infatti lui, come spesso fa, inizia con una vocalità abbastanza leggera, quindi lui comunque è sempre in voce mista. A livello tecnico lui è sempre in voce mista, ha un mix molto morbido, molto leggero appunto, e gioca molto con l'alternanza di fry, questo suono qui, e il soffiato che va a colorare un pochettino la sua esibizione e li alterna. L'attacco iniziale col fry, poi va sul soffiato, però sempre già si muove già in una zona comunque media, non va su note troppo basse, sta in una tonalità media abbastanza comoda per lui, però si avvicina già alla sua zona di passaggio, diciamo, quindi lui è molto bravo a gestire queste dinamiche piano e pianissimo con questi colori molto interessanti. Come vi dicevo, l'arrangiamento anche mi piace molto, perché queste chitarre che già entrano, con queste chitarre pulite da prima, entrano con questi delay anche molto ampi, vanno a portarti nel mondo di questa canzone. Tra l'altro vorrei capire un attimo di cosa parla, vediamo un po' il testo. Ok, leggendo velocemente il testo mi sembra che parli del rivelare il proprio essere, la propria vera natura, la propria vera identità, e quindi mostrarsi al mondo togliendosi la maschera che si è sempre indossati, ma appunto facendo vedere a tutti qual è il fuoco che abbiamo dentro, che magari da fuori non si vedeva. Ok, mi sembra un po' che sia questo il significato. Comunque molto interessante, molto bello questa sorta di accettazione del proprio io e rivelarsi per quello che si è. Bello come messaggio e molto carino anche il testo. Andiamo avanti.
Ok, veramente bella questa parte con questi acuti stratosferici. Andiamo a vedere un po' che note ha fatto. Intanto il fraseggio. Ok, già quando fa già lì è un mi bemolle 5, ok? Mi bemolle 4 per la classificazione europea, mi bemolle 5 per la classificazione internazionale, quindi già una nota parecchio alta, presa con leggerezza, con scioltezza, in voce piena, una simil voce piena, comunque sempre in voce mista, diciamo così. Lui si muove tra il mix standard e il mix estremo, comunque tutte modalità di emissione che permettono alla sua voce di risultare piena, acusticamente piena, anche se diciamo non è in voce di petto su queste note così alte, ok? Poi invece fa questa nota tenuta, vediamo un po' che nota era, ok? Sempre questo mi bemolle 5 tenuto, ok? Con un bellissimo vibrato, una bellissima risonanza. Questa è una nota già sopranile, diciamo così, però la fa comunque con una timbrica più tenorile, più maschile, diciamo più piena, ok? Nonostante sia ben oltre il suo passaggio di registro. Dopo ne fa un'altra ancora più alta. Questo è un fa diesis invece 5, una nota altissima, una nota rock, come sentite anche la base diventa più rock, più incalzante, più carica. Mi piace molto questa sonorità, questo aspetto più roccheggiante di Dimash che ogni tanto emerge, mi piace veramente tanto. E qua ti ha sparato questa nota, che è un sol diesis 5, ok? La melodia della voce si muove tutta su una pentatonica, non so se siete anche musicisti, se sapete, conoscete un minimo le scale, però questa è una scala pentatonica e funziona molto molto bene, e qua sta facendo veramente delle note stratosferiche, molto squillanti, molto pulite, precise, fantastiche. Andiamo avanti. Questa parte strumentale è bellissima perché ci sono queste chitarre distorte che fanno anche delle note un po' dissonanti, quindi quasi metal, in realtà new metal, ok? E questa batteria così carica, poi vedo che ci sono i musicisti dal vivo, quindi insomma veramente interessante, e mi piace molto il sound. Io sono un rockettaro, quindi vado matto per queste sonorità. Andiamo avanti, qua c'è la seconda strofa.
base veramente pazzesche, lui fa delle note assurde, perché praticamente è salito l'ottava sopra ancora. Se già quel Mi bemolle 5 era una nota altissima, qua ha fatto un Mi bemolle 6, ok? È salito di un'altra ottava e poi fa un Fa diesis 6, ok? Quindi fa... ok? E poi fa questa, ok? Sono delle note che io non ci arriverei mai a delle note così alte, e sono un cantante rock, sono un cantante che va spesso in acuto, ma queste sono note assurde, veramente altissime. A me sembrano, a livello di tecnica, prodotte o in stop closure falsetto, detto anche damping, che è una tecnica di cui ho parlato anche altre volte, però è una tecnica che si può usare appunto da sopranista per imitare il suono di un soprano, però assomiglia anche molto a un fischio, però in effetti il fischio è sempre uno stop closure, ok? In cui si crea appunto una compressione latero-laterale sulle corde per, diciamo, nel caso dello stop closure falsetto si accorcia il tratto vibrante, quindi praticamente come se la corda diventasse più piccola, più sottile, più corta, scusate. E questo permette di raggiungere note più acute. Lo stop closure whistle è molto simile, però in questo caso la corda vibra molto meno, diciamo, si irrigidisce la corda e, diciamo, passa aria da un forellino tra le corde, e questo poi porta a ottenere questo suono molto, molto acuto. A me sembra più uno stop closure falsetto in realtà, però non sono un grandissimo esperto di queste tecniche, quindi mi rimetto a voi se sapete che tecnica usa, se ci sono anche insegnanti di canto che mi seguono, miei colleghi magari che conoscono meglio queste tecniche, sarei curioso di capire cosa fa, perché io non lo so fare, quella cosa lì non la so fare, quindi non so neanche di preciso cosa stia facendo. Ora, ritornando invece al discorso playback, vi dico la mia. Allora, secondo me al 80-90% sono abbastanza sicuro che questa esibizione sia in playback, perché ho confrontato anche altre versioni di questa canzone live e sono veramente identiche, non ci sono proprio differenze, ma anche proprio in come respira, in come gestisce alcuni colori della voce, sono veramente precise, identiche, uguali, che è una cosa impossibile, anche se uno è bravissimo. È impossibile non avere queste imperfezioni, neanche una piccola imperfezione, una sbavatura, niente. Sono veramente copia e incolla tra di loro, quindi io credo che questa esibizione sia in playback. Però cerchiamo di capire perché è in playback. Ci possono essere tanti motivi per cui è in playback, e non è detto che sia una cosa per forza negativa da criticare. Ora, io personalmente, è una mia opinione personale, però può essere condivisibile come può essere anche non condivisibile, io preferisco ascoltare un cantante live, sia se devo guardare un'esibizione su YouTube, ma soprattutto se vado a vedere un concerto. Se io pago il biglietto per un concerto di un cantante che mi piace, vorrei tanto sentirlo dal vivo e non con trucchetti, stratagemmi di questo tipo. Però anche lì si vuole preferire lo spettacolo, si vuole preferire la performance anche visiva, la perfezione anche acustica appunto della voce. Ci sta, può essere una scelta. Ci sono tantissimi cantanti che usano e hanno usato il playback, per esempio Michael Jackson, molti dei suoi live erano in playback ed è uno dei più grandi performer pop di tutti i tempi, ok? Quindi non è per forza una cosa da demonizzare, ok? Poi ci possono essere tanti altri motivi, per esempio magari anche un discorso di scelta dell'artista, in questo caso i Dimash, di preservare la voce e dare più diciamo importanza all'aspetto dell'impatto scenico, potersi muovere in quella maniera come fa lui, no? Allontanando tantissimo il microfono, che è una cosa che se stai cantando veramente live il suono si snatura se lo allontani così tanto, oppure se ti muovi così in questa maniera così convulsa, è quasi impossibile mantenere la voce stabile, dritta, ferma e precisa, no? Quindi lui preferisce dare importanza all'aspetto scenico e anche un discorso appunto di preservare la voce, perché
magari ci sono delle note veramente altissime che in studio ce l'ha fatta tranquillamente, non deve dimostrare niente a nessuno, ci ha già fatto vedere anche live che sa arrivare a quelle note, quindi non ha niente da dimostrare, però magari dal vivo in un concerto di 3 ore o in un tour di concerti, adesso non so quanti ne faccia lui di preciso, ci può stare che su alcuni brani particolarmente impegnativi, come anche The Story of One Sky, non li voglia fare live, ok? Sono scelte, ok? Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Anche The Story of One Sky, vi dirò la verità, io ho cercato tantissime versioni di concerti di Dimash, non l'ho mai trovata dal vivo, mai. Però sono alcune canzoni che decide di farle in questa maniera, perché molte altre invece le fa live, e quello si nota, si vede, si capisce quando è live, perché si sente che la voce è vera, non è piallata da tutti questi effetti che la rendono molto precisa, molto pulita, ma senza nessuna minima sbavatura, ok? Il bello, secondo me, del live vero è proprio sentire le imperfezioni. Lui è un cantante straordinario e a me piace vedere, come vi ho detto altre volte, piace vedere le imperfezioni dei cantanti straordinari, perché li rendono umani e ci sembrano meno lontani da noi, ok? È comunque veramente eccezionale, cioè non c'è assolutamente niente da dire, infatti non sto assolutamente criticando questa cosa, io vi sto solo dicendo quello che credo. Poi, per dare una risposta ancora più precisa e dire al 100% questo è un playback, bisognerebbe prendere tutte le tracce dei vari live, metterle a confronto, però è una cosa che io adesso non ho voglia di fare, non voglio dimostrare questa cosa perché non è nel mio interesse, è solo una considerazione che faccio insieme a voi, ok? Mi raccomando, siate gentili, educati nei commenti. In ogni caso la canzone mi è piaciuta veramente tanto, non vedo l'ora di ascoltarla in una versione studio finita e una versione ufficiale, ecco, in cui posso ascoltarla in alta qualità anche su Spotify, in tutte le varie piattaforme. Non so quando uscirà, fatemelo sapere anche voi nei commenti se lo sapete. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e auguro a tutti un buon 2025. Mi raccomando, c'è anche il mio Patreon per le lezioni di canto, è un corso di canto online. Fino al 5 gennaio ci sarà la possibilità di partecipare al giveaway per il corso di canto per vincere un mese di corso gratuito. Mi raccomando, trovate tutte le info qui sotto in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!